Da te, la fila per prelevare i soldi. Guardate che roba ho. Porca miseria. Guarda che fila di taniche. Se l'Africa è il continente delle attese, l'Angola è proprio il boss. Angry faces, cursing loud. It's all part of the process. We all love looking down. All we want is some success, but the chance is never around. And it's all part of the process. We all love looking down. All we want is some success, but the chance is never around. Non è venuto in capottissima strada. How can we show how to Giornata feel? fotonica. Aqui, essa aqui, passa, essa aqui, Ah, passa, chega aqui assim, aqui. ok. Essa aqui o Ambos Express. Ah, Do outro lado tem uma agência. ok. Obrigado. Sem sentar. Buon dia. Buongiorno. Allora, adesso abbiamo due missioni, una importante e una fondamentale. Quella importante è la SIM card, devo ricaricare perché già stavo un po' messo malino, ma poi qua mi hanno fatto la sola, ci deve essere la wifi, ma in realtà non c'era, e quindi ho usato un po' di giga stanotte per lavorare, per studiare quello che c'era da fare oggi. E poi benzina, la situazione benzina qui continua ad essere drammatica, e questo paese, il paesino lo è ancora di più, perché ci sono 3 benzinai, sono passato ieri, neanche un sorso di benzina. Qua c'è, chiedo giusto per scrupolo, ma via. Niente. E questo avrà un po' potenzialmente un impatto su quello che prevedevo di fare dopo, anzi siamo positivi su quello che prevedo ancora di fare dopo. C'è un'altra possibilità, ovvero al paesino, alla cittadina dove devo arrivare, per poi entrare in mezzo alla campagna per andare a vedere gli elefanti, ciao, gli ippopotami. Ci dovrebbe essere un altro benzinaio. Da te, la fila per prelevare i soldi. Qua c'è la fila, quindi è arrivata la benza probabilmente, però io non posso fare sta fila, raga. No. Cioè non fanno affitto. Cioè ci saranno 40 tra motorini e macchine. Buon dia. Preciso recargar internet. ¿De cuánto? Ok. Ele? Ah. Vuoi vedere che c'ha una parrucca? Oh, ma fa qualcosa, mettilo. Obrigado. Perdon. Oh, guarda, è incredibile veramente, cioè non gli fate fa un cazzo, ma il problema non è, cioè come dire, non è neanche da parte mia la pigrizia, che quando tu, a parte che serve un codice per vedere il tuo numero, io non me lo so salvato, vabbè, quindi non mi ricordavo qual era il codice. Quando ti esce il numero,
va un attimo interpretato, non è proprio così intuitivo, perché praticamente ti esce con il prefisso internazionale davanti senza il più, però c'è alcuni paesi poi quando togli il prefisso internazionale ci devi mettere lo 0 davanti, in altri no. Cioè, voglio dire, ma perché mi do io la responsabilità? Il lavoro tuo fallo te, porca miseria. Vabbè, e niente, ho ricaricato 5 giga, quindi 5 euro 5 giga, costosissimo qua in Angola. Guardate che roba, oh. Pazzesco. Cioè, se l'Africa è il continente delle attese, l'Angola è proprio il boss. Devi prelevare i soldi 2 ore di fila, se ti dice bene. Se non ti dice male che quando sei arrivato il turno tuo hanno finito i soldi. E benzina? È la giornata. Mi ricorda quando andavo a trovare il mio amico Federico a Cuba, che vanno a fare la spesa, dovevi prendere tipo 3 giorni di permesso perché e le uova le trovi lì, e il latte lo trovi di là, e la pasta la trovi di là, poi di là c'era ieri ma oggi non c'è. Mamma mia. Qua ieri c'avevano solo il diesel, non la benzina. Non vedo fila, quindi già sappiamo la risposta. Svolta a sinistra. No, Svolta a sinistra. e niente, la situazione è questa, quindi adesso ti aspettano 73 km per arrivare all'altro paesino, questi ce li abbiamo tranquilli. Dopodiché se lì trovo benzina proseguiamo col piano originale, andiamo a vedere gli ippopotami, che c'è da fare 35 km di sterrato e poi riuscire dallo stesso sterrato, se no più la residenza lì, non so che devo fare. Furia di fila mi preoccupa serissimamente. Allora c'è un altro benzinaio, dopodiché la situazione si fa molto seria. Oh, e questa da dove esce fuori? Non ce l'avevo sulla mappa questa. 100 metri alla sua destra. Ma che cazzo. Però perché quelli fanno tutti la fila lì? Perché sta cosa? A destra e prendi al 120. Buon dia! Zero multicash. Money? Cash. Gasolina? Sì. Stop. Animale. Sono spiazzato. Talmente spiazzato che mi devo mettere un attimo da una parte a riflettere. Allora, non riesco a capire se mi hanno fatto passare avanti perché sono straniero, in certe situazioni capita anche alla frontiera per esempio, e vabbè, o perché quella è la fila di quelli che non solo devono rifornire il proprio mezzo, ma hanno sicuramente anche le tanicone, quelle gialle. Vabbè, fantastico. Allora, sono 10 decibel più sereno di prima, battutina da ingegnere.
Però c'è un problema, ora c'è un fatto. Mi è presa una botta di pigrizia, nel senso che da qui si dovrebbe prendere lo sterrato che porta lì agli ippopotami. Ora, tralasciando che gli ippopotami ci hanno visti parecchi, e poi gli ippopotami tu vai lì, li vedi, ma in genere vedi le orecchiette, gli sbuffi dal naso, quasi mai, mai visti fuori dall'acqua. Il problema è che, aggiungendoci questo rischio di arrivare fino a lì e non vedere granché, sono 35 km di sterrato a entrare e poi me ne devo rifare pure al contrario. Allora, ci sono giornate in cui io ho l'energia per scalare montagne in moto, non a piedi, non sia mai. Oggi non lo so, mi sono svegliato un po' impigrito e quindi non vi offendete se vedo la sola e non ci vado, no, poi sarà che mentalmente sto dando tutta una serie di giustificazioni per sentirmi meno una merda. Anche mentalmente questa cosa di pensare che non avrei trovato la benzina mi ha fatto settare sul proseguire, e quindi sciaona agli ippopotami. E poi così all'improvviso a minchia una pineta. There she stood in the street, smiling from her head to her feet. I said, hey, what is this? Now, baby, maybe she's in need of a kiss. I said, hey, what's your name, baby? Maybe we can see things the same. Now, don't you wait, oh, hesitate. Let's move before they raise the fucking rate. All right now, baby, it's all right now. È arrivato questo sterrato tra capo e collo che assolutamente non mi aspettavo. Ne sono felicissimo perché mi stavo spaccando le scatole su asfalto che non ti dico. Però non doveva esserci. E io stavolta avevo controllato, come faccio sempre, un po' a campione dal satellite, e avevo visto solo asfalto. E poi ho girato una rotatoria e è cominciato lo sterratore. E c'era qua. Grazie però, grazie. Stavo vabbè, questa zona dell'Angola veramente notevolissima. Peccato che oggi c'è questa anche moschia, un po' grigello, un po' il cielo, un po' e anche qua c'hanno le sterpaglie dappertutto, e qua siamo su un altopiano circa 1300 metri, quasi completamente circondato da montagne, quindi è una sorta di conca all'interno della quale i vari fiumi vengono prodotti, poi restano intrappolati. Poi così all'improvviso magari c'hanno anche la benzina, però non si entra, serve l'elicottero. Oh ma guardaci, una gioia. Buongiorno. Buongiorno. Gasolina? No? Ok.
però il gasolio ce l'avevano. Allora, io ho fatto una bella cavolata. Piscina comunale, a risali. Che chiesetta, Devo dire che devo ricontrollare un attimo meglio questa cosa dell'asfalto, che mi sembra che si stia allontanando sempre di più. Cavacca, mamma. No. Non è che mi convinca moltissimo questa strada, Via. Via. Ok, ok, obrigado. Equilibrista. Ok. Mi sa che dovevo fare la direzione lì a sinistra prima. Vabbè, è andata. Allora, questa è l'occasione giusta per farvi vedere perché queste strade si devastano così. Allora, è vero, le piogge, tutto quello che volete, ma lo vedete lo spessore dell'asfalto? Questo non è asfalto, è vernice al colore dell'asfalto pittata sopra questo terriccio che come piove poi se ne viene via. Immaginate quando ci passa un camion sopra 5 mm di asfalto, quello che succede.
carro armato. Andiamo. Buona tarde. E gasolina? Ok, obrigado, obrigado. Che graziosa chiesina. Porco Giuda. Porca miseria. Grazie. Buona tarde, buona tarde. Cioè, guarda che fila di taniche. Buona tarde. Gasolina? Gasolina, sì. Ok. Un poco qui. Ok. Obrigado. Guardate che filo, porca miseria di taniche. Obrigado. Dedicate. Non sembra apertissimo. Allora, al solito cinema lì all'albergo non c'era nessuno. Grazie a Overlander ho capito che dovevo andare al bar accanto a dove ho messo benzina. Adesso questi qua mi stanno accompagnando in un altro posto perché mi hanno chiesto 25.000, che so 25 euro. Obrigado. E mi stanno portando in questo altro posto che dovrebbe essere più economico, vediamo un attimino, certo ma ancora scritta niente, uno come va a sapere. Obrigado. Buona tarde. A chave também está lá na porta desse grupo. É mesmo essa chave? Ok, e quanto questa adesso? Quanto questa? Não tem pergunta. Ah, $15,000. 15. Agora não ligaram o gerador, só mostrar 18 horas. 17 e 18 vão ligar o gerador. Não tem que trabalhar, como você pode estar fazendo de trabalhar? Olha, tá indo nessa hora. Posto surreale, veramente. Pazzesco. Guardate che montagna là davanti. He's the top of the West, always cool, he's the best. He keeps alive with his Colt 45. No, comunque alla fine ho optato per andarmene perché ho tempo di raggiungere l'altra cittadina perché sono per me adesso le 3:30. Non mi stava piacendo perché voglio dire al posto quello dove ho cercato di andare il proprietario ha smesso di rispondermi, voglio dire, al lavoro tuo. Quest'altro posto dove mi hanno portato, porca miseria, sembrava un cantiere. Poi mi hanno chiesto 15.000 perché era la cifra che avevo chiesto di poter pagare all'altro posto. Quello non è un posto da 15.000, è una maniera più assoluta. Quindi se mi devi fregare
ma non c'era neanche la corrente, arrivava alle 18, poi 18 in Africa con le qualunque ora. Neanche a fare apposta, sono 70 km che sono esattamente i chilometri che ho risparmiato stamattina non andando dagli ippopotami, quindi facciamo i chilometri che erano preventivati e via così. Ho messo benzina, sono felice. Ma guarda che roba! Cioè, ma la riuscite a vedere quella lucciona, un po' di pinna di squalo? Who's the guy who's riding to town in the prairie sun? You won't bother to fool him around. When you've seen him use a gun, boy. When you've seen him use his gun. Qui in Angola sto facendo fatica a fare delle riprese pulite perché c'è sempre vegetazione abbastanza alta a bordo strada, quindi io anche in piedi cerco di farvi vedere bene, ma c'è sempre qualche cespuglio, qualche albero che passa davanti. Così all'improvviso io vi volevo far vedere la montagna giù. Cioè, io una roba con quella forma non l'ho mai vista, non so neanche se è legale. Pazzesca. Allora, mentre lo stavo registrando, così al volo ho visto quelli chiamano spitaria, qualcosa del genere, un alberghino. Mi sono fermato, ho chiesto quanto volevano, ho visto la camera è una zozzeria, una cosa inguardabile. Pure questi hanno chiesto 15.000, cioè 15.000 io l'ho pagati stanotte, molto grazioso, con la piscina, con l'aria condizionata, la wifi non funzionava ma in teoria c'era, quindi me ne sono andato, adesso sto andando a sparare l'ultima cartuccia nel paesino a 23 km da qui. Tra l'altro sto seriamente accarezzando l'idea di farmi questa strada domani al contrario, perché è talmente bella che merita di essere vista meglio. Io non amo fare la strada, ma è il classico esempio di strada che se la rifai al contrario è completamente un'altra storia. Di volume per cento di batteria. Comunque siamo a 300 metri dall'alberghino, crociate le dita per me perché ho esaurito i proiettili. Allora, com'era scritto? Diviso giallo con la destinazione di l'avevo passato questa qua, l'abbiamo fatta, chiamare l'elicottero per riuscire a poi.
3%, allora grandissimo. Allora 15.000, scesa a 12.000, aria condizionata, letto, frigorifero, vabbè, televisione non ce ne frega niente, il bagno non l'ho ancora visto, guardiamolo insieme, c'è la tavoletta, acqua calda, manca lo specchio ma può essere anche meglio. Terrazzino privato con la pompa di colore, quindi farà 70 gradi, ma va benissimo, cioè proprio lusso. Quella da 15.000 purtroppo non ho fatto un video, quella da 15.000 era una zozzeria, una cosa inguardabile, quella nell'altro posto. Giornata fotonica, veramente bellissima, penso seriamente di tornare sulla stessa strada e farla al contrario, perché quella è la classica strada che rifatta al contrario è come se fosse la prima volta. Just like a baroness, middleman from China, went down to gauge your mind. Then again, incidentally, me that way. Perfume came naturally from Paris. Because she couldn't care less, fastidious and precise. She's a killer.